Ciao, sono Patrizia. In questo video ti faccio vedere, utilizzando il set da 12 dei Pantone Pro Marker, come colorare la pelle. È una cosa che mi avete chiesto davvero in tanti. In questo video ti faccio vedere come coloro questo e ho deciso finalmente di fare questo video. Il colore della pelle richiede di fare diverse sfumature e quindi in questo video ti faccio vedere un esercizio molto utile da fare. Quindi dal tuo set, che può essere da 12 o anche può essere da 6, del color carne, lo skin tone dei Pro Marker, puoi scegliere le tonalità che vuoi fare. Io ti farò vedere in questo video che ho fatto una scelta di tonalità e poi mi sono andata a vedere anche quelle scure per fare questo tutorial. Ora, quando tu impari a fare le sfumature, le puoi ripetere all'infinito. Quindi io in questo tutorial ti faccio vedere proprio un esercizio per imparare a colorare il colore della pelle con le varie sfumature dei Pro Marker e anche con il blender. Quindi vediamo in questo video come colorare la pelle nel figurino di moda a mano libera. Bene, è ovvio che devo ringraziare Archimedia Belle Arti per avermi gentilmente fornito il materiale, i pantoni, i fogli per disegnare, le matite, tutto il materiale da disegno per fare questo video. Archimediabellearti.it è un sito dove puoi trovare tutto quello che ti serve per disegnare, colorare e dipingere. Seguili anche sui social Facebook e Instagram. Bene, allora questo è il set da 12, ti faccio vedere come utilizzarlo. Utilizzo anche, come ti ho detto, il blender, che è molto utile per sfumare, e uso anche i fogli apposta per i Pro Marker. Quindi se ti piace questo video metti un like, ovviamente iscriviti al canale perché pubblico video tutte le settimane per imparare a disegnare la moda, il figurino di moda, se vuoi fare la fashion designer di mestiere o se ti piace disegnare la moda per passione. Sei nel posto giusto? Iscriviti. Vediamo questo tutorial. Ciao! Allora, vediamo come fare la colorazione della pelle, del corpo. Come vedi, io ho già preparato la gradazione. Saranno 4 pantoni, cioè quello più chiaro, poi c'è due medi di due tonalità, uno più rosata e un'altra un po' più gialla, e il più scuro. Quindi sono 4 colori: il più chiaro, due medi e uno scuro. Ti conviene prendere i Pro Marker, tenerteli già aperti e metterli sulle gradazioni, così quando vai a disegnare appoggia pure il tappo, lasciali pure aperti col tappo, così fai prima, e te li metti così. Quando tu vai a colorare sai i pennarelli che stai utilizzando molto velocemente. Poi qui ci sono i blender, ne ho uno Pro Marker normale e un altro anche con la punta a pennello brush. Vediamo un po' come fare questa colorazione. Utilizzo i fogli questi proprio apposta per i Pro Marker e ho preparato la base con la matita. Allora, prima di tutto prendo il colore più chiaro, dalla parte non importa lasciarli senza tappo, proprio quando disegni non è un problema, perché allora vado a fare la base, quindi do una colorazione di base che come vedi è questo, e comincio a fare il colore. Quello che ti consiglio è di lavorare per aree, cioè non andare a colorare tutto, comincia a farti solo una parte del disegno. Quindi in questo caso io parto facendo questa, il resto lo faccio dopo. Allora, prima farò questa parte qui, quindi mi faccio tutte le mie sfumature su questa parte e poi riappoggio il tappo e me lo rimetto qui. Questa è la tonalità media e comincio a fare i chiaroscuri. Quindi chiaroscuri, dando la prima parte di chiaroscuro, lavora su delle aree piccole del disegno
e man mano te le vai ad aggiungere, così almeno il colore non asciuga, il foglio è apposta, però poi ti puoi anche concentrare di più sulle sfumature. Io adesso sto utilizzando un colore medio e sto andando a definire i primi chiari scuri, poi utilizzerò anche il blender. Adesso te lo faccio vedere, così almeno tu sai, ti sei messa i tuoi pantoni in ordine, sai che colori vuoi usare e incomincia a farti il tuo chiaroscuro tranquilla, sai che colori andrai a usare. Prendo quest'altro e vado a fare ancora, a dare un tocco di una tonalità diversa. Quindi è un buon esercizio da fare per capire come fare l'effetto della pelle. E poi adesso utilizzerò il blender. Il pantone va utilizzato da bagnato, per cui quello che tu vedi adesso, come anche quando lo andrai a fare sul tuo figurino, non è la versione definitiva, nel senso che deve asciugare il pantone. Adesso metto quello più scuro, vado a fare le parti più scure. Quando il pantone asciuga, allora si vede di più la sfumatura, già così si vede. Te le vai a impostare, ti vai a impostare le tue belle sfumature e poi ci passerai sopra con il blender. Quindi bisogna partire con i colori chiari, e poi man mano vai ad aggiungerli, non partire con lo scuro, perché sennò poi come fai ad aggiungere i colori chiari? Come vedi ripasso anche sopra gli altri colori con la tonalità più chiara. E comincio proprio a fare un effetto di chiaroscuro. Adesso prendo il blender, quello brush, e vado a passare sopra, così si bagnerà il foglio ovviamente, e il blender amalgama diciamo di più il colore, però lo vedi quando è asciutto, quindi non ti spaventare adesso se vedi questo effetto, ma è normale perché il blender sta bagnando il foglio e il colore. Vado a utilizzarlo per amalgamare il colore. Vedrai che quando si asciuga dà un effetto sfumato. Poi dove tu vuoi aggiungere le tue sfumature lo puoi fare. Come vedi io sto tenendo sempre i colori in un ordine proprio per sapere che colori utilizzare, così faccio anche prima e non mi confondo. Adesso voglio dare alcune sfumature in più con lo scuro, questo qua che è il più scuro. Se si muove è un casino. Allora, con questo più scuro vado ad aggiungere altri scuri e vedrai che quando il colore si asciuga è molto più sfumato.
Qui voglio aggiungere un po' più di tonalità rosata, che è questa, e la vado ad aggiungere. Anche qui. E adesso ci passo sopra il blender, che va ad amalgamare e a rendere i tratti del Pantone più sfumati. Quindi lo stacco da un colore all'altro con il blender si mitiga, quindi è fatto proprio apposta. Adesso prendo di nuovo questo qua un pochettino più scuro e vado a fare un po' qui, così con la mano. Ora direi che intanto che ho fatto la prima parte, vado a fare anche l'altra, comincio a fare questa parte qui. Quindi per fare questo esercizio e capire come colorare la pelle del corpo della tua modella per il figurino, ti conviene sempre fare un discorso di partire lavorando su alcune aree. Per fare le colorazioni così io in questo caso uso la seconda punta perché voglio dare una base più larga. Ora partirei dalla gamba, non faccio tutte e due le gambe, ne comincio a fare una. Quindi riprendo questo e vado a dare la base di colore con la punta, la seconda punta a scalpello, perché i Pro Marker hanno due punte, come vedi, sia una fine, che può essere quella classica storica dei Pro Marker, che questa a pennarello, che ti dà maggiore controllo. Qui lascio un po' di luce, che poi andrò a gestire con il colore. Comincio a fare il chiaroscuro della gamba e poi man mano lo aggiungo, intanto il resto asciuga. Come vedi passo sopra sempre con il chiaro, questi sono dei fogli che reggono bene tutti gli strati di colore, le passate di colore del Pantone, sono fatti apposta e reggono bene tutte le varie passate. Oltretutto quando ci passi il blender ancora meglio. Deve asciugare il colore, ovviamente. Adesso faccio solo metà della gamba, quindi procedi sempre con delle aree piccole per fare le tue sfumature, così ti ci concentri e le fai per bene, e poi lavorare con il colore bagnato. E man mano vai a vedere cos'è che ti serve aggiungere di colore. Procedi in modo graduale, non colorare tutto, non andare a fare subito tutto. Ti aggiungi le tue sfumature man mano, ripassando anche col più chiaro sopra. E adesso ci passerò il blender. Metto ancora un po' di scuro qui. Adesso ci aggiungo il blender, così con il blender il Pantone finisce di sfumarsi ulteriormente, quindi ti consiglio di averne sempre a portata di mano almeno uno in più. Adesso qua uso quello brush di blender con la punta a pennello, perché i Pantoni Pro Marker hanno anche la possibilità di avere la versione del Pantone con la punta a pennello. Adesso aspettiamo che asciughi, cioè questa è la differenza. Questa è il Pro Marker storico che viene dai Tria, che c'è diciamo dagli anni 80-90, e poi questo è il brush. Come vedi sono due punte diverse, scegli tu cos'è che vuoi utilizzare. Io in questo caso
utilizzo, come vedi, li alterno in base a quello che devo fare, alterno le punte. Adesso faccio la seconda parte della gamba, quindi comunque ragiona sempre per piccole aree, così almeno rimani concentrata sulle sfumature che vuoi fare e le riesci a fare per bene, perché quando devi lavorare con delle aree molto grandi ti conviene fare delle parti dove non ci sono tantissimi particolari. Se invece vuoi fare tante sfumature, procedi un pezzo alla volta. Vedrai che man mano che si asciuga decidi dove andare a aggiungere altro colore. Quindi adesso, come vedi, questa parte è un pochettino più scura anche rispetto a questa, ma perché? Perché uno si deve asciugare e poi ho dato lo scuro in modo diverso, per cui quando ho finito di colorare tutto vado a uniformarla e aggiungere ancora ulteriormente altre sfumature. Vediamo se si vede, sì. Quindi vediamo un po' qua. Ok, quindi non avere paura, procedi e non avere soprattutto fretta, nel senso di dover colorare tutto subito, perché con i pantoni bisogna procedere un po' alla volta, soprattutto quando il disegno è così piccolo, cioè in effetti è in totale grande tutto, però tu vai a fare solo delle piccole aree e quindi devi ragionare di aggiungere il colore man mano, perché una volta che l'hai dato sta lì, non lo puoi più togliere. Qui passo adesso qui passo il mio bel blender e aspetto che asciughi. Come vedi anche qua si sta sfumando. Adesso faccio l'altra gamba e procedo come ti ho detto prima, andando a mettere la base chiara. Quando lavori con i Pro Marker puoi tenerli senza tappo per il tempo necessario che ti serve, cioè i pantoni Pro Marker vanno tenuti chiusi, però mentre disegni, se hai bisogno di lavorare, puoi anche tenerli senza tappo, perché fai una cosa, diciamo, nel tempo del disegno. Ecco, i Pro Marker vanno tenuti sempre ben chiusi, devi sentire lo scatto, quando li chiudi devi sentire il rumore dello scatto del tappo, allora sono chiusi. Adesso io qua do la base, lascio un po' di bianco dove voglio che ci sia il massimo del punto luce. Come ti ho detto, sto usando il foglio proprio adatto per i Pro Marker, quindi io il tappo non lo chiudo, lo appoggio quando lavoro, lo metto così e quindi so man mano che tipo di colore sto utilizzando, perché alle volte può capitare di prendere il colore sbagliato, una volta che l'hai dato sopra non si toglie più. E quindi se per questo tipo di esercizio ti metti i tuoi bei pantoni in ordine, scegli i colori che ti piacciono di più, che la gradazione che vuoi fare, e te li tieni proprio in ordine mentre stai disegnando, è molto ma molto più facile. Cioè ti puoi concentrare sul disegno senza stare a dire qual è il colore che volevo usare, ah no, sì, dov'è? Invece così ce l'hai lì in ordine. Vedi, si possono fare anche dei tratti così, e man mano vado ad aggiungere le varie sfumature e vedrai che alla fine, quando il disegno è asciutto, perché ci vuole un po' perché asciughi, nel senso che non è che ci vogliono delle ore, però mentre lo lavori il colore ti sembra in un modo e poi dopo, quando si asciuga, vedrai che sono molto ma molto più amalgamati. E con questo tipo di fogli il colore rimane sempre molto intenso, molto ricco, molto vivido come colore. Cioè, questi fogli, oltre a permetterti di sfumare bene il pantone, avere il tempo di lavorarlo prima che si asciughi, questi fogli sono anche apposta per garantirti di avere questo effetto un effetto wow, diciamo, del tuo figurino, perché i colori rimangono belli definiti. Chiaramente io adesso aggiungo le varie sfumature e ci passerò sopra il blender, così almeno si sfuma di più. Ho voluto lasciare dei punti di luce volutamente
e li vado a mitigare anche con un po' del colore più chiaro e ci passo sopra così. Adesso ci passerò sopra con il blender e vedrai che poi utilizzo quello brush e poi si amalgama, quindi è molto molto utile utilizzare il blender. Mentre questo si asciuga io vado a compensare un po' i colori, perché chiaramente quando lavori con delle aree di colore ti può capitare di avere magari messo un po' troppo scuro in alcuni punti, un po' meno in altri. A questo punto io vado ad aggiungere un po' di chiaroscuro qui, perché vorrei che la luce arrivasse da questa parte, ma lo faccio alla fine, lo faccio dopo, quando ho già praticamente definito una buona parte del figurino. Quindi conviene fare questo tipo di aggiunta di chiaroscuro, vedi quest'area così, quando hai fatto tutto il tuo bel figurino. Poi passare sopra il chiaro è sempre una cosa buona, perché in questo caso voglio che sia un pochettino in ombra di qua e quindi vado ad aggiungere un po' e vado a passare il mitico blender. Vedi che si è asciugata questa, quindi questa che è più bagnata, non so se si vede nel video, sembra più scura rispetto a questa, perché questa è asciutta, qui è tutto asciutto, questo lo sto facendo adesso per cui sembra più scuro, ma poi quando si asciuga diventa uguale. Allora, adesso ho fatto la colorazione della pelle, do un accenno al viso che è stilizzato, intanto che il resto del figurino asciuga. Adesso che ho impostato la pelle ti faccio vedere questi, che sono i Pantone neon. Allora, sono molto belli questi colori e io ci voglio colorare con questi neon, ci voglio colorare il costume, per cui lo farò giallo. Questo è giallo fluo, fucsia fluo e verde fluo. Io utilizzerò questi per colorare il costume da bagno della modella, quindi prendo il fucsia. Sono veramente veramente belli questi colori qua, sono proprio effetto fluo e infatti secondo me per il costume da bagno sono perfetti. Guarda che belli. C'è il set dei Pantone fluo, se ti piacciono come piacciono a me c'è il set. Sono dei Pantone Pro Marker, belli belli belli, sì, guarda che belli. Allora è arrivato il momento di ripassare. Per ripassare voglio utilizzare il pennarello della Winsor & Newton color seppia. Io in questo caso utilizzo il 3 ed è il color seppia. A me piace tantissimo questo colore qua. Adesso ti faccio vedere. Per ripassare la pelle, secondo me, ti dico, secondo me per ripassare la pelle è perfetto. Adesso lo vediamo insieme, perché viene ripassato ma non è un colore con uno stacco netto, quindi per la pelle secondo me questo colore va benissimo. E quindi tutte le sfumature, come vedi il Pantone è asciugato e le sfumature si sono amalgamate. E tu
tu puoi con il pennarello a punta fine, sempre della Winsor & Newton, il color seppia, andare a fare un ripasso che c'è, si vede, ma è quasi in tono con la pelle. Secondo me questo qua è un colore proprio adatto per fare il ripasso della pelle. Faccio un minimo di accenno del viso, e questo qui è un esercizio molto utile. Per quanto riguarda il costume, voglio utilizzare, e qui ho usato lo 03 seppia, sempre della Winsor & Newton, voglio usare il nero 03 per ripassare il costume, così mi fa proprio uno stacco diverso. Questi pennarelli per ripassare sono perfetti anche da lavorare sopra al pantone, come vedi. E poi aggiungo dei particolari, posso aggiungere anche dei particolari in punture, quindi ho scelto proprio di usare due tipi di pennarelli diversi per ripassare, per creare proprio un effetto diverso dal, diciamo, tessuto del costume da bagno alla pelle, se così si può dire. Non è difficile, diciamo, sfumare la pelle se fai dell'esercizio, ecco, quindi ti conviene insomma fare delle prove e scegliere quali colori vuoi. Quindi qua ho usato questi due colori, il nero per il costume da bagno e il colore seppia per la pelle, sono tutte e due lo 03. Allora, spero che questo video ti sia stato utile. Qui ci sono i colori dei Pro Marker, ne ho scelti, in questo caso ne ho scelti 4 dal set da 12, perché questo è il set da 12. Trovi anche il set da 6, poi i neon, perché non potevo non farteli vedere perché sono bellissimi i neon della Pro Marker, e i vari blender, sia il blender brush che il blender classico storico della Pro Marker. Quindi prova anche tu a fare questo esercizio per capire come sfumare la pelle utilizzando almeno 4 colori di Pro Marker. Allora andiamo a ricapitolare la logica di questi pantoni. Intanto, adesso che ho finito, posso chiuderli. Quindi, come ti ho detto, io lavoro tenendoli col tappo appoggiato. Allora, sono 4 colori. Se tu ti metti quando incominci a lavorare, che vuoi fare il tuo figurino, ti scegli i colori che vuoi, ok? Quindi avrai il colore più chiaro, 2 medi di 2 tonalità diverse, così danno più tridimensionalità, e lo scuro, e poi ti prendi il tuo bel Pro Marker, il tuo bello, blender, tu vai a fare la colorazione sapendo quello che stai facendo. Quindi il consiglio che ti do è la tua palette dei colori, i tuoi pantoni, il tuo blender, il foglio è questo per i, come ti ho detto, è questo qui per i marker apposta, così fai meglio anche a fare le sfumature. E poi se vuoi, quando hai fatto il tuo figurino, se lo vuoi ripassare, almeno a me piace molto l'utilizzo del seppia, quindi ti consiglio anche il seppia per ripassare, insomma, dove c'è la pelle. Bene, se ti è piaciuto questo video metti un like, iscriviti al canale e ci vediamo anche la prossima settimana con nuovi tutorial per disegnare la moda di valore, per imparare a disegnarla se sei principiante, oppure se già hai una base di disegno per migliorarla. Quindi iscriviti. Grazie ancora ad Archimedia Belle Arti perché mi ha fornito il materiale per fare questo video. Vai a vedere il loro sito e seguili sui social. Ci vediamo la prossima settimana. Fammi sapere nei commenti se hai provato a fare questo esercizio, cosa ne pensi, se ti piace usare i Pro Marker. Alla prossima settimana. Un grande saluto da Patrizia Patò 74. Ciao!